Buongiorno ragazzi, oggi purtroppo è arrivata l'ultima giornata di vacanza qui in Sardegna. Ritorneremo a Olbia dove ci imbarcheremo questa sera. Purtroppo oggi la giornata non è delle migliori, c'è tanto vento come ieri purtroppo e allora pazienza, dovremmo diminuire la velocità di crociera per raggiungere Olbia. Ovviamente non andremo direttamente a Olbia, prima faremo un giretto per la costa est della Sardegna, nord-est della Sardegna, per poi arrivare fino ad Olbia costeggiando alcune località della Sardegna. Va bene ragazzi, io come al solito vi faccio vedere poi qualche paesaggio e faccio qualche video come sempre. Ciao ragazzi e buona giornata! Buongiorno amici, siamo arrivati a Mamojada e alle mie spalle c'è il Museo delle Maschere Mediterranee e ovviamente questo museo è molto famoso qui a Mamojada, qui in Sardegna, perché le maschere sarde sono famose in tutto il mondo e hanno, diciamo, una caratteristica molto particolare. Noi entriamo all'interno del museo e vi faccio vedere di cosa si tratta. Dopo aver pagato il biglietto c'è la guida che vi porta fin su al primo piano, dove nella prima sala ci sarà un video che vi racconterà come nascono queste maschere, come sfilano per il paese di Mamojada. Vi ricordo che Mamojada si trova nel cuore della Barbagia sarda e dopodiché la guida vi porta nella seconda stanza dove ci sono le maschere tipiche della Sardegna. Alle mie spalle abbiamo due maschere diciamo, che rappresentano al 100% Mamojada. Abbiamo il Mamutone, ok scusate, e l'Iso Adore. Praticamente questa maschera qua, sono maschera fatta in legno, anticamente si utilizzava il pero selvatico, adesso si utilizza un legno molto più leggero e molto più morbido da lavorare. La maschera, come voi ben potete vedere, ha sopra il fazzoletto, quindi il fazzoletto femminile che rappresenta la donna, non si vede ma sopra la maschera c'è anche, quindi tra la maschera e il fazzoletto c'è un cappello maschile, poi pelle di pecora nera, campanacci ce l'abbiamo sia davanti che dietro, per un totale di circa 30 kg che si portano alle spalle. Ovviamente tutti questi campanacci vengono legati con dei lacci di cuoio al petto che lo stringono bene bene bene. Durante la sfilata, questa sfilata si ha a gennaio, il 17 gennaio che si apre il carnevale, sfilano in 12, in due file da 6, mentre abbiamo 8 isoadore che hanno diciamo, una maschera un po' più gentile, un po' più colorata, anche loro però hanno il fazzoletto femminile, perché per aggraziare diciamo, l'elemento femminile, sopra il cappello maschile. Praticamente l'isoladore ha il compito di
guidare e dare il ritmo ai Mamutone durante la sfilata. Inoltre l'isolatore durante la sfilata con il lazzo va a catturare diciamo così, le donne, e questo qua è un simbolo di fertilità, augura fertilità. Mentre di fianco abbiamo un'altre maschere, non di Mamoiada, ma di un paese vicino che è Ottana. Abbiamo qua il merdule, ok? E questo qua invece è il boe che va a rappresentare una maschera, diciamo, animale, rappresenta, diciamo, un animale, come si può vedere, il bue in questo caso. Praticamente il merdule non fa altro che guidare il boe durante la sfilata, perché questo boe, diciamo, un po' più irruento e un po' più, diciamo, va contro le persone, e quindi il merdule non fa altro che trattenerlo, ok? Possiamo notare che, diciamo, la maschera è un po' più antropizzata, quindi si ha un volto, diciamo, femminile. E un'altra cosa importante, a Ottana c'è anche una maschera femminile, la filonzana. La filonzana sta a rappresentare la vita di per sé, perché anticamente la filonzana, se voi vedete c'è qua un filo, ok, delle forbici, e qua c'è diciamo, dove viene raccolto il filo. La filonzana, diciamo, ha il potere di allungare la vita, di accorciarla, e se siete cattivi anche di tagliarvi la vita. Quindi questa è un'altra maschera particolare, quindi rappresenta un po' la parte femminile della sfilata, anche se vi dico che tutte le maschere sono indossate esclusivamente da uomini. Diciamo, questa è un'altra maschera, diciamo, sempre del comune di Ottana, che rappresenta il cervo. Questo qua è il cervo. Okay? Poi abbiamo qui altre maschere, però non sono delle vere e proprie maschere, ma, diciamo, sono dei personaggi che si colorano il viso con la cenere, con il carbone del sughero. Quindi, e vanno a rappresentare queste due maschere, vanno a rappresentare i buoi che tirano l'aratro, e lui va a rappresentare il contadino. Quindi è un discorso completamente diverso. E questa maschera la troviamo a Orotelli. Poi ci sono altre stanze, quindi vi porteranno nella seconda stanza, dove ci sono le maschere mediterranee di altre località. Vi faccio vedere soltanto alcune, anche perché io vi consiglio di venire a visitare questo museo. Andiamo con la maschera proveniente dal Friuli, che è il Krampus. Eccolo qua, vedete? Una maschera, diciamo, molto cattiva, sembra spaventosa. E il Krampus non esce il 17 gennaio come tutte le altre maschere, ma esce a dicembre, e praticamente sta a identificare quel soggetto che vuole spazzare, vuole cacciare via l'inverno per far sì che la primavera venga presto avanti. Mi raccontava la guida che il Krampus, quando esce di notte, ovviamente esce per spaventare a morte i bambini e anche gli adulti, e questa maschera è anche armata, infatti ha una specie di frusta, vi faccio vedere, fatta con la coda di cavallo, e mi raccontava la guida che addirittura va a picchiare fisicamente, anche forte, le gambe dei passanti. Lui identifica il passante e lo picchia sulle gambe. Addirittura raccontava che qualcuno ha riportato anche dei grossi lividi. Sì, poi abbiamo qua le maschere provenienti dalla Grecia, okay? Non sto lì a raccontarvele tutte. Poi c'è una maschera un po' particolare, molto più colorata, che è il boteiro, che proviene dalla Spagna. Vedete che è una maschera completamente colorata, addirittura per realizzare la camicia ci vogliono circa 1000 metri di nastro colorato che viene poi cucito nella camicia. È una maschera molto particolare e che va a rappresentare l'arrivo della primavera. Poi andiamo in una terza sala, dove ci sono le maschere provenienti dalla Croazia.
Abbiamo dato l'inizio, iniziamo da questo qua. Allora, questa qua è una maschera fatta con il teschio di un toro, di un bue, e poi abbiamo l'altra maschera che è un po' particolare. La leggenda narra, questa maschera si chiama Alubaschi Zoncari, spero di averlo detto bene, l'ho letto qua sotto. La leggenda vuole che durante l'invasione dei turchi in Croazia la popolazione, stanca di questa dominazione, non ha fatto altro che indossare queste maschere per spaventare gli invasori turchi. Inoltre questa maschera qui dietro ha un grosso campanaccio che nel momento in cui viene suonato fa spaventare, credetemi, fa spaventare tantissimo, perché ha un suono forte e sordo. Comunque, io vi suggerisco vivamente di venire a visitare qui a Mamojada il Museo delle Maschere Mediterranee, perché ne vale la pena. E soprattutto quello che vorrei dire è che la ragazza, la guida, Antonia si chiama, la guida spiega molto bene e vi porta piano piano verso questo mondo fatato delle maschere, e sicuramente lei è molto più brava di me a spiegare l'origine e la storia di queste maschere. Io vi ho dato soltanto un piccolo assunto, vi ho dato soltanto, diciamo, il riassunto di quello che poi voi potrete venire a vedere qua. Ciao amici, siamo arrivati a Orgosolo, sempre nel cuore della Barbagia, in provincia di Nuoro. Orgosolo famoso per i suoi murales. Ciascuno con il proprio stile. I murales di Orgosolo raccontano la storia di un fermento intellettuale sempre vivo, di un territorio culturalmente fervido, ribelle e politicamente attivo. Il centro barbaricino offre scorci di una Sardegna antica e senza tempo, circondata da una natura lussureggiante e incontaminata. In ogni casa, in ogni parete, un murale. Una passeggiata per le vie del paese si trasforma in lettura sorda e silenziosa, in condivisione di emozioni affrescate sui muri in pietra e accompagnate dal tradizionale canto dei tenores. Con le sue immagini espressive ed evocative, Orgosolo dialoga e crea legami con abitanti e visitatori. Stiamo ritornando a casa, però prima ovviamente bisogna passare dal porto di Olbia. C'è tanto vento al punto che quando ci sono queste folate improvviso sposta veramente la moto. Non è bello guidare in queste condizioni, infatti con i ragazzi abbiamo deciso di diminuire tantissimo la velocità per stare più al sicuro, e quindi andiamo piano piano, in questo caso siamo agli 80 all'ora.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come vedete siamo qui pronti per lo sbarco, tantissime moto, e se sbarchiamo evidentemente perché la vacanza è finita. Vedo se riesco a beccare anche i ragazzi, così almeno iniziamo a viaggiare assieme e scendiamo assieme. Si è creata qua dentro un'area soffocante, carica di gas di scarico, ed è una sensazione, credetemi, bruttissima. Magari quando voi andate normalmente sulla nave siete in macchina e non ve ne accorgete, ma per chi come me viaggia in moto e va sulla nave, respirare questo gas non è il massimo. Nel frattempo guardo se trovo i ragazzi non li sto vedendo, o sono ancora giù in fondo, sono su giù in fondo, oppure sono già scesi, ma ho i miei dubbi. Beh, io faccio che scendere a questo punto. Vediamo se sono fuori, io casomai mi metto qui da parte, qualche da un lato. Boh. Uscire fuori. Devo uscire. Non posso aspettare i ragazzi? No, fuori. Siamo tutti fuori. Ok, grazie. Niente, devo uscire fuori, non mi fanno stare qua, vabbè, pazienza. Tra 80 metri andate a destra alla rotonda, seconda uscita, poi più avanti tenete la sinistra. Abbiamo concluso questo viaggio, questa vacanza in Sardegna, sono appena arrivato a casa, un po' stanco sicuramente perché al ritorno non abbiamo fatto statali ma autostrada, e non mi nascondo che in autostrada, oltre ad essere noioso, è anche stressante, stancante, non è che sia il massimo. Comunque, cosa dire di questa vacanza? È stata molto bella, mi sono divertito, ci siamo divertiti, e posso dire che il popolo sardo è un popolo meraviglioso, accogliente, caldo, disponibile. E un'altra cosa che mi piace della Sardegna è che sono riusciti a sfruttare tutte le risorse turistiche, tutto ciò che loro hanno,
le hanno sfruttate in modo tale da poter far sì che il turista li possa ammirare, non come in tante altre regioni dove tantissimi beni architettonici o comunque reperti storici, archeologici sono buttati lì alla mercé degli eventi. Comunque, ragazzi, detto ciò, io adesso vado a scaricare la mia moto, Carolina, eccola lì, e anche lei è stata fantastica, si è comportata benissimo e sono molto soddisfatto anche della mia moto. Comunque ragazzi, io vi saluto e ci vediamo ai prossimi video e come al solito ragazzi io vi chiedo di iscrivervi al mio canale, basta cliccare sulla parola iscriviti che vedete qua sotto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo viaggio e al prossimo video.